Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo scialle o sciarpona. È un po' un incrocio tra uno scialle e una Bactus, però diciamo che è più scialle perché è grandissimo ed è, secondo me, bellissimo. Devo dire che sono molto soddisfatta del risultato. È triangolare, si parte da sopra qui, lavorando le prime righe, poi incastoniamo una riga di fiori con le foglie alla fine, lavoriamo ancora righe e poi ancora fiori. E nel tutorial vi spiego come inserire le righe di fiori quando volete. Io ho scelto questa combinazione, ma voi potete inserire più righe di fiori o meno, metterle in modo diverso. Nel tutorial vi spiego tutto. È un triangolo un po' allungato, non è proprio un triangolo classico da scialle, ma ve lo mostro meglio nelle foto perché non riesco a mostrarvelo tutto perché è davvero grande. Il mio l'ho fatto lungo circa 2 metri e alto 70 centimetri. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, perché a me piace veramente tantissimo, sono super soddisfatta del risultato. Io lo porterò soprattutto come sciarpone, però è caldo, morbido, è una nuvola proprio, e questo anche grazie al filato che ho utilizzato. Ho utilizzato il filato Ginger della Mondial, sono gomitoli da 250 grammi e ogni gomitolo è lungo 725 metri ed è veramente lunghissimo. Fate veramente tanta strada. Io ho usato poco meno di un gomitolo per fare tutto lo scialle. La composizione è 70% microfibra, 30% lana vergine merino e sono consigliati uncinetti da 3,5-4. Ma per renderlo super morbido io ho usato il 5,5 per tutto lo scialle e per i fiori e le foglie ho usato un uncinetto da 4,5 mm. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nel primo messaggio sotto il video vi lascio il link dello shop online della merceria Arcobaleno dove potete trovare questa nuance di colori e altre 3 tutte molto belle. A parte il filato e gli uncinetti ci serve solo una forbice, un ago con la punta per nascondere alla fine i fili e qualche marker. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto, estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 3 catenelle. 1, 2, 3. Nella prima catenella lavoriamo tutto il primo giro e le altre 2 catenelle sostituiscono il primo mezzo punto alto. Ne lavoriamo altri 6. Tutti nella prima catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In totale, nella prima riga, abbiamo 7 mezzi punti alti. Giriamo il lavoro e lavoriamo nel primo punto un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4, un punto alto e un mezzo punto alto. E questo è l'aumento dell'inizio della riga. Tutte le righe iniziano con questo aumento, un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, un punto alto e un mezzo punto alto. Ora lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2, nel punto centrale lavoriamo un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto, 2 mezzi punti alti,
e nell'ultimo punto, che è il mezzo punto alto sostituito dalle 2 catenelle, lavoriamo l'aumento di fine riga, che è uguale a quello dell'inizio. Un mezzo punto alto, un punto alto e un punto alto doppio. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 3. Lavoriamo nel primo punto l'aumento di inizio riga, 4 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio, un punto alto e un mezzo punto alto. Poi lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto fino all'archetto, quindi in questo caso 5 mezzi punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto centrale lavoriamo sempre un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto e lavoriamo il resto della riga in modo speculare. 5 mezzi punti alti, cioè un mezzo punto alto in ogni punto fino al penultimo punto della riga. 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultimo punto lavoriamo l'aumento di fine riga. Un mezzo punto alto, un punto alto e un punto alto doppio. Giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga. Nella prossima riga lavoriamo tutti i punti in costa dietro, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro dei punti. Nel primo punto lavoriamo l'aumento. Un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, un punto alto, incosta dietro e un mezzo punto alto. E poi lavoriamo un mezzo punto alto incosta dietro in ogni punto fino all'archetto centrale. 1, 2, 3, 8. Nell'archetto centrale un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto. E lavoriamo il resto della riga allo stesso modo, un mezzo punto alto incosta dietro fino al penultimo punto dalla fine della riga. 1, 2, 8 e l'aumento di fine riga. Un mezzo punto alto, un punto alto e un punto alto doppio. Giriamo il lavoro e lavoriamo l'aumento, un punto alto doppio, un punto alto, un mezzo punto alto e la ripetizione che lavoriamo fino all'archetto centrale è una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto, una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto, una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto fino all'archetto centrale. Finiamo con una catenella e saltiamo un punto e lavoriamo nell'archetto. Un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto. E lavoriamo l'altra metà della riga in modo speculare. Quindi, se qui ho finito prima dell'archetto con una catenella, qui inizio con una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto,
e andiamo avanti così fino a prima dell'ultimo punto della riga. Una catenella, salto un punto e lavoro l'aumento di fine riga. La riga finisce come comincia. Abbiamo cominciato con l'aumento, una catenella, salto un punto e quindi qui alla fine abbiamo finito con una catenella, salto un punto, l'aumento. Giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga. Iniziamo con l'aumento, un punto alto doppio, un punto alto, un mezzo punto alto, un mezzo punto alto nel prossimo punto, saltiamo un punto e da qui lavoriamo 2 mezzi punti alti in ogni archetto fino a prima dell'archetto centrale. Un mezzo punto alto nel mezzo punto alto prima dell'archetto centrale. Nell'archetto centrale lavoriamo come sempre un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto e lavoriamo il resto della riga in modo speculare. Quindi un mezzo punto alto nel prossimo punto, 2 mezzi punti alti in ogni archetto fino alla fine della riga, salto un punto, un mezzo punto alto nel prossimo punto e l'aumento alla fine nell'ultimo punto. Un mezzo punto alto, un punto alto, un punto alto doppio. Giriamo il lavoro, 4 catenelle per il punto alto doppio, un punto alto e un mezzo punto alto nel primo punto, poi lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto fino a prima dell'archetto centrale, nell'archetto centrale come sempre lavoriamo un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto e completiamo la riga lavorando un mezzo punto alto in ogni punto fino al penultimo punto e nell'ultimo punto l'aumento. Che lavoriamo come sempre, un mezzo punto alto, un punto alto e un punto alto doppio. E lo schema è tutto qui. Ripetiamo un'altra volta dalla riga 2 alla riga 7. E questo è il risultato. A questo punto vediamo come fare i fiori. Per i fiori utilizziamo l'uncinetto da 4,5 mm, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 5 catenelle. E le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. Lavoriamo tutto il primo giro nel cerchietto. La ripetizione è un punto basso, una catenella, un punto alto, una catenella e ripetiamo questa ripetizione in totale per 5 volte. Un punto basso, una catenella, un punto alto, una catenella. Ripetiamo in tutto per 5 volte. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso.
e iniziamo il giro 2. Facciamo una catenella e un punto alto entrando da dietro tra il punto basso e il punto alto. Entriamo da dietro, entriamo nel cerchietto iniziale e lavoriamo un punto alto e 2 catenelle e ripetiamo un punto alto tra il prossimo punto basso e il prossimo punto alto. Quindi questo è il primo punto alto, poi c'è un punto basso e un punto alto. Tra questi due, entrando da dietro, lavoriamo un punto alto, 2 catenelle e ripetiamo così. Tra il punto basso e il punto alto, un punto alto e 2 catenelle. In totale, anche in questo caso, dobbiamo avere 5 ripetizioni nel giro. Alla fine, dopo le ultime 2 catenelle, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro. E lavoriamo un punto bassissimo nel successivo archetto. E qui cominciamo il primo petalo. Per ogni petalo lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 punti alti tripli. 3 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, portiamo fuori e chiudiamo a 2 a 2. E ne lavoriamo 4 in tutto. Completiamo il petalo lavorando 5 catenelle e un punto bassissimo nello stesso archetto. E questa è la ripetizione che ripetiamo in tutto per 5 volte per completare il fiore. Quindi adesso nel prossimo archetto un punto bassissimo per spostarci e cominciamo il prossimo fiore lavorando nello stesso modo. 5 catenelle, 4 punti alti tripli, 5 catenelle, un punto bassissimo nello stesso archetto. Ho lavorato 3 petali completamente, per il quarto petalo mancano le ultime 5 catenelle. Con la prima delle 5 catenelle uniamo il fiore al triangolo sul primo punto. Mettiamo il triangolo sul dritto, riconosciamo il dritto perché è quello in cui vediamo la catenella formata dalla riga che abbiamo lavorato in costa dietro. In questo modo l'ultima riga che abbiamo lavorato è sul rovescio, comunque l'importante, non importa se questo è dritto o rovescio, l'importante è che il lavoro sia sul dritto, perché voi potreste decidere di agganciare i fiori anche in altre posizioni. Agganciamo sul primo punto che è sostituito dalle catenelle, quindi sulla quarta catenella, e agganciamo con un punto basso che è per noi la prima delle 5 catenelle, quindi ne lavoriamo altre 4, 1, 2, 3, 4 e un punto bassissimo per completare il petalo, un punto bassissimo per spostarci e cominciamo un nuovo petalo lavorando intanto 4 catenelle e con la quinta agganciamo saltando 3 punti, 1, 2, 3, agganciamo sul quarto appaiando i rovesci e lavorando un punto basso. Per agganciare lavoriamo sempre un punto basso e per noi è sempre una catenella, quindi in questo caso la quinta. Completiamo anche questo petalo lavorando i 4 punti alti tripli e le 5 catenelle, un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E in questo modo agganciamo i fiori
al triangolo. Ora iniziamo un altro fiore e vediamo come proseguire agganciando i fiori tra loro e al triangolo. Lavoriamo un petalo completamente e il secondo arriviamo a lavorare i 4 punti alti tripli e con la prima catenella agganciamo sulla prima catenella di questo petalo in questa posizione, sempre rovescio con rovescio, sempre entrando nei punti prendendo 2 fili con un punto basso che per noi è la prima catenella. 1 2 3 4 5, un punto bassissimo, un punto bassissimo per passare al prossimo archetto, 4 catenelle, 1 2 3 4, e con la quinta ci agganciamo a questo petalo e anche al triangolo con dei punti un po' speciali. Vediamo come. Al petalo ci agganciamo normalmente sulla quinta catenella con un punto basso che però iniziamo, quindi entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e ci fermiamo qui. 2 volte filo sull'uncinetto, sul triangolo saltiamo un punto e nel successivo entro, porto fuori il filo, chiudo 2, mi fermo qui, filo sull'uncinetto, salto un punto e nel successivo entro, porto fuori e chiudo 2, filo sull'uncinetto e chiudo 3, questi 3, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. E questo è il risultato. Ora completiamo questo petalo con 4 punti alti tripli e agganciamo il petalo al triangolo saltando un solo punto, sempre con la prima catenella, salto un punto e qui mi aggancio con un punto basso che è la nostra prima delle 5 catenelle, 1 2 3 4 catenelle rimanenti, un punto bassissimo, un punto bassissimo per passare al prossimo petalo, 1 2 3 4, e agganciamo anche il prossimo petalo, e il prossimo petalo lo agganciamo come abbiamo fatto per il primo fiore, saltando 3 punti qui, 1 2 3, e nel quarto un punto basso che è la nostra quinta catenella, 4 punti alti tripli, completiamo questo petalo e lavoriamo anche l'altro. E in questo modo agganciamo anche il resto dei petali fino ad arrivare al centro. Tra i petali dello stesso fiore saltiamo 3 punti per agganciare i petali, quindi qui e qui per esempio, mentre quando agganciamo un fiore a un altro fiore agganciamo i petali laterali così, e nell'agganciare questo punto lavoriamo anche questi punti per riempire un po' qui, e questo punto lo rivediamo insieme anche mentre agganciamo il terzo fiore. Lo rivediamo insieme. Ho lavorato 4 catenelle, con la quinta cominciamo ad agganciare la quinta catenella del petalo, entro per iniziare il punto basso, porto fuori il filo, mi fermo qui, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto sul triangolo e sul successivo inizio, entro, porto fuori, chiudo 2 e mi fermo qui, una volta filo sull'uncinetto, salto un punto sul successivo, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e ho questi 2 punti sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, chiudo questi 3 fili e mi resta questo punto e l'inizio del punto basso.
filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. E creo questo punto di collegamento. E qui continuiamo come abbiamo fatto qui, proseguiamo con i 4 punti alti tripli, saltiamo un punto, agganciamo la prima catenella con un punto basso, lavoriamo il resto del petalo, passiamo al prossimo petalo, saltiamo 3 punti, agganciamo e lavoriamo tutto il resto del fiore. E in questo modo intanto lavoriamo i fiori che servono per arrivare al centro. Ho agganciato 4 fiori interi e il quinto l'ho agganciato come abbiamo imparato, e adesso vediamo come agganciare anche all'archetto centrale del triangolo. Lavoriamo intanto 2 punti alti tripli, uno, due, ingrandiamo un po' l'asola sull'uncinetto e la facciamo passare per l'archetto centrale del triangolo, da davanti a dietro, e portiamo fuori l'asola. La riportiamo a misura, tirando un po', e lavoriamo altri 3 punti alti tripli per questo petalo. Questo petalo in tutto avrà 5 punti alti tripli. Uno, due, tre, 5 catenelle e concludiamo anche questo fiore. Da qui in poi ricominciamo a lavorare fiori sull'altra metà del triangolo. L'importante è che partiamo dallo stesso punto con cui siamo arrivati, cioè qui abbiamo agganciato in questo punto, qui deve essere simmetrico. Per vedere bene, girate il lavoro, e questo è il dritto dell'ultima riga del triangolo. Questo punto l'abbiamo lavorato sull'ultimo mezzo punto alto prima dell'archetto, quindi il corrispettivo punto da questa parte lo lavoriamo sul primo punto dopo l'archetto. In questo modo ci troveremo giusti poi alla fine. Ho agganciato tutti i fiori di questa riga e qui ho già agganciato anche la foglia che ci aiuterà a fare questa punta. Ora vediamo insieme come fare l'altra, quella che va dall'altra parte, e come agganciarla. Anche per la foglia usiamo l'uncinetto da 4,5 mm, prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 10 catenelle. Lavoreremo intorno alle catenelle. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, questo. Voi lavorate nelle catenelle come preferite. Iniziamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e qui lavoriamo un mezzo punto alto. Poi lavoriamo 2 punti alti nel successivo punto, 1, 2, un mezzo punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e poi chiudo tutto assieme. 3 punti alti doppi, 1, 2, 3, un mezzo punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e poi tutto assieme, un punto alto,
E nell'ultimo punto lavoriamo 5 mezzi punti alti, intanto ne lavoriamo 2, 1, 2, e agganciamo la foglia al fiore. Questo è l'ultimo fiore della riga. Questo petalo che è agganciato al triangolo lo saltiamo, ci agganciamo sulla quinta catenella qui di questo petalo. Allarghiamo l'asola sull'uncinetto, estraiamo, entriamo nella catenella e portiamo fuori l'asola. Riportiamo l'asola a misura e proseguiamo. Lavoriamo i 3 punti che mancano, sempre nell'ultimo punto qui. 1, 2, 3 e proseguiamo lavorando sull'altro lato delle catenelle in modo speculare. Un punto alto, un mezzo punto alto doppio, tre punti alti doppi, uno, due, tre, un mezzo punto alto doppio, due punti alti nel prossimo punto, e due mezzi punti alti nel primo punto. 1, 2. Chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto del giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato. Da una parte e dall'altra facciamo lo stesso lavoro. Di qui abbiamo il filo con cui abbiamo lavorato il triangolo, che non abbiamo mai tagliato. Riprendiamo questo filo.